Premiamo F5 e come vedete ci va a stampare 3, perché sono 3 gli avvisi. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica della query principale per l'inoltro dei nostri avvisi tramite email ed SMS. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a gestire le notifiche nella sezione centrale del nostro CMS. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file account personale, quindi il file che gestisce la sezione centrale del nostro CMS, e per prima cosa andiamo sopra il nome del nostro gruppo ad inserire un nuovo TR dove inseriremo la campanellina delle notifiche e poi accanto caricheremo il numero delle notifiche visualizzate nella nostra home page. Quindi per prima cosa nel TD li modifichiamo, nel TD principale dove viene caricata la nostra immagine avatar, li modifichiamo il row span da 3 a 4 perché dovremo inserire un nuovo TR. Il TD relativo al nome del gruppo lo inseriamo in un ulteriore TR, quindi qua ci andrà il nome del gruppo in questo modo, perfetto. E nel primo TD invece, allora questo gli diamo voilin bottom come era prima. In quest'altro TD invece gli diamo anche un width 50%, perfetto, e al suo interno apriamo innanzitutto un div, quindi aperto e chiuso, e inseriamo una img src icone slash notifica.png, ovviamente ho già scaricato l'immagine relativa, e poi gli diamo anche un width di 25 pixel e chiudiamo il nostro tag. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete è stata inserita correttamente la campanellina per le notifiche. Poi a fianco alla campanellina delle notifiche andiamo a inserire un nuovo div, quindi qua, quindi aperto e chiuso, e in questo div andremo a caricare invece il conteggio delle notifiche. Ora, prima di procedere però andiamo a dare magari delle caratteristiche a questi div, perché al momento se noi qua ci scriviamo del semplice testo ovviamente non risulteranno uno affiancato all'altro. Vedete, le X che ho inserito in quel div vanno al di sotto, noi vogliamo invece che siano affiancate alla campanella. Quindi innanzitutto a questo div lo identifichiamo come notifica, anzi img notifica, e all'altro div invece gli diamo id uguale numero notifiche. Bene, apriamo il file CSS, ci spostiamo nella tabella avvisi, anzi tabella account, scusate, e definiamo le caratteristiche per quei div e gli diciamo table class account div id img notifica e gli diciamo float left, e poi lo stesso, quindi table class account div id numero notifiche, gli diciamo allo stesso modo float left.
in modo che siano uno affiancati all'altro. Allora vediamo se abbiamo dato sì, numero notifiche. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora le X non sono più sotto la campanella ma sono affiancate alla nostra campanellina. Perfetto, ora cancelliamo le X all'interno del div. Allora, questo gestione avvisi lo chiudiamo perché mi sta disturbando, quindi cancelliamo il testo e quello che dobbiamo fare è definire una funzione JavaScript che ci vada a inserire del testo all'interno di quel div. Quindi nell'intestazione del nostro file apriamo come sempre i tag script type text JavaScript, quindi aperto e chiuso, e definiamo una nuova funzione che la chiamiamo add notific, che prende in ingresso il testo che vogliamo inserire all'interno del nostro div, quindi aperta e chiusa graffa. E per prima cosa andiamo a identificare il nostro div numero notifiche, quindi gli diremo var div notific sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'identificativo del nostro div, quindi numero notifiche, e poi gli diciamo div notific punto inner html uguale a testo, quindi lì associamo il testo che riceve la nostra funzione in ingresso. Perfetto, e ora per poterla testare, insomma per testare il corretto funzionamento, alla campanellina, quindi alla nostra immagine, gli diciamo on mouse over add notific e gli passiamo come testo ciao. Quindi salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse sopra la campanellina e come vedete ora a fianco alla campanellina c'è scritto ciao. Quindi la chiamata della nostra funzione sta procedendo nel modo corretto e oltretutto sta funzionando perché ha inserito correttamente il testo che le abbiamo passato tramite la funzione. Bene, ora la chiamata quindi della funzione qua la possiamo anche eliminare e quello che dobbiamo fare è andare innanzitutto a ricavare il conteggio degli avvisi visualizzati in bacheca e mostrarlo qua al lato, quindi al lato della campanellina, quindi come abbiamo fatto per l'home page. In realtà però dobbiamo fare una modifica perché nella nostra home page, quindi nella nostra query principale, qua stiamo andando a ricavarci giustamente tutte le occorrenze dalla tabella avvisi, poi la data massima perché ci serve la data massima della cronologia perché ci serve per visualizzare la data corretta dell'avviso, perché vi ricordo quando viene inoltrata l'email poi nella tabella avvisi viene aggiornata la data con la data futura. E poi facciamo la inner join con gli avvisi personali, quindi tra cronologia avvisi e avvisi personali. In realtà però non abbiamo considerato il caso in cui definissimo un avviso senza l'inoltro dell'email e quindi non venga inserita nella cronologia degli avvisi il record. In quel caso la inner join ovviamente non andrà a buon fine e ovviamente l'avviso che abbiamo deciso di non inoltrare né per email né per sms ovviamente non verrà mai visualizzato nell'home page. Quindi nella nostra query principale dovremmo ricavarci
i dati come abbiamo ricavato, perfetto, però non utilizziamo la inner join ma la right join, quindi andiamo a ricavarci nonostante tutto i dati dalla tabella avvisi personali. Bene, il raggruppamento qua non lo facciamo per fk avviso perché altrimenti se non c'è corrispondenza la query darà errore, ma gli facciamo un raggruppamento per a.id avviso che è un dato che ritroverà sicuramente. E poi, quindi qua possiamo salvare, definiamo un nuovo avviso che lo chiamiamo test, descrizione test, data e orario a caso, tipologia avviso singolo, e non andiamo a specificare né inoltro email né inoltro sms. Ci spostiamo in home page. Come vedete ora l'avviso che abbiamo appena definito con data precedente alla data odierna viene visualizzato correttamente, però qua ovviamente la data non ce la sta visualizzando perché abbiamo utilizzato poi data cron per stamparci la data dell'avviso. Quindi quali dovremmo dire nel ciclo while? Che se row avvisi al campo data cron è diverso da stringa vuota, quindi lo sta andando a prendere il dato dalla tabella cronologia e quindi è un campo non vuoto questo, definiamo la variabile data av uguale a row di avvisi al campo data cron, quindi si va a prendere quella dalla tabella cronologie, altrimenti data avviso sarà uguale a row di avvisi al campo data avviso, quindi quello originale. Bene, quindi il controller sulle date lo farà non con row di avvisi al campo data cron ma con la variabile appena definita, e poi qua ci vado a stampare non data cron ma data avviso, quindi salviamo F5, perfetto, e come vedete ora è visibile anche l'avviso che abbiamo appena definito e in questo modo dovrebbe essere a posto anche l'home page. Poi per quanto riguarda invece le notifiche dobbiamo visualizzare il conteggio. Allora utilizziamo in realtà la stessa query, quindi la query che abbiamo utilizzato nell'home page, e quindi faremo una cell numero di avvisi che sarà uguale a select a punto stellina e max data cron from cronologia avvisi right join avvisi personali, quindi la ricopiamo papale papale, quindi la ricopiamo uguale, eseguiamo la query, quindi res avvisi, anzi num avvisi sarà uguale a MySQL query di connessione cell numero di avvisi, e poi gli diciamo while, quindi per ogni avviso che trova quindi MySQL fetch array di res numero di avvisi, quindi per ogni dato che ci trova, allora innanzitutto ci serve ricavarci la variabile adesso nel formato timestamp e lo definiamo prima della query,
E poi all'interno del ciclo while, per ogni dato che trova, gli diciamo che se trova la variabile cron, data cron non vuota, si vada a utilizzare quella, altrimenti vada a utilizzare la data dell'avviso. Facciamo il timestamp. Perfetto. E poi gli diciamo if, come abbiamo fatto per l'home page, adesso è maggiore di data avviso, incrementiamo la variabile i di un punto. Quindi andiamo a contarceli in questo modo. Perfetto. E poi al di fuori del ciclo while ci stampiamo per prova la variabile i. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ci va a stampare 3, perché sono 3 gli avvisi. Ora se noi ci loghiamo su phpMyAdmin e inseriamo nella tabella cronologia avvisi un nuovo dato, avviso, il numero 5, li impostiamo come data il 1° dicembre, questo non dovrebbe andarlo a contare. Premiamo F5, perfetto, e come vedete rimane sempre 3, quindi il numero degli avvisi visualizzati nell'home page. Perfetto. Quindi una volta che abbiamo ricavato il nostro dato, ci stampiamo col PHP la stringa script type text JavaScript, richiamiamo la funzione add notific e in ingresso gli passiamo, non la chiamiamo i ma num avvisi, quindi gli passiamo la variabile num avvisi col nostro conteggio e poi per finire gli diciamo ecco e chiudiamo il tag script. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete viene aggiunto correttamente il conteggio dei nostri caratteri all'interno del div. Perfetto. Ora ci spostiamo nel nostro file CSS e al div contenente i nostri caratteri gli diciamo anche che il testo lo vogliamo bianco, quindi il colore del testo. Poi gli diciamo che vogliamo uno sfondo, quindi background color. Scegliamo una tonalità del rosso non troppo forte. Vediamo questa. Anzi, ce n'è una che utilizzo spesso. Poi gli diciamo text align center, padding 2 pixel, salviamo, F5, perfetto. E ora visto che ci siamo questo div qua, anche se in realtà mi piace, quasi quasi lo metterei proprio all'angolo della campanella, quindi magari gli diamo anche un margin left di meno 10 pixel e anche al margine superiore, vediamo un po', quindi meno 10 pixel. F5, bah, diciamo che ci siamo, magari gli diamo anche un border 2 pixel solid white,
bianco abbiamo detto. F5. Ma non so. Non so se mi piace, ditemi voi, altrimenti lo ripristiniamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a creare una funzione in JavaScript che ci permetterà al passaggio del mouse sulla nostra notifica degli avvisi di visualizzare in tempo reale il pop-up con l'elenco dei nostri avvisi.